Presidente Bernabé, vogliamo parlare delle problematiche di un territorio decentrato come questo in cui ci troviamo? Chiedendole quale è stato il beneficio della costruzione della diga per lo sviluppo di queste aree. Sì, Romagnacque ha sempre tenuto conto dalla fase di costituzione, era all'origine un consorzio di comuni costituito dai comuni dell'allora provincia di Forlì e dell'allora provincia di Ravenna. Rimini era ancora come territorio sotto la provincia di Forlì, consorzio che ha ragionato di realizzare gli investimenti, le infrastrutture che ancora oggi utilizziamo, in particolare la diga di Ridracoli all'interno di un'area protetta, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che rappresenta tuttora oltre il 50% del fabbisogno idrico per gli usi civili della Romagna. Le altre fonti sono l'Aconoide del Conca e del Marecchia nell'area riminese, che alimentano i pozzi e le falde idriche. Poi abbiamo le sorgenti nelle aree interne, soprattutto le aree appenniniche, i comuni delle aree appenniniche. Poi abbiamo altre fonti di origine superficiale, in particolare il Reno, il Lamone, ma anche il canale Emiliano-Romagnolo, che è alimentato dal Po, che è un'acqua che proviene dalle Alpi e approvvigiona ovviamente la Romagna attraverso i potabilizzatori che abbiamo nell'area ravennate. Ecco, garantire un'acqua di qualità, in piena sicurezza, in continuità, a prescindere dalle condizioni meteoclimatiche che purtroppo oggi sono così fortemente condizionate dai cambiamenti climatici, dove abbiamo temperature più alte dei climi stagionali, in particolare d'estate le ondate di calore, inverni ed autunni con temperature più alte della stagione, lunghi periodi siccitosi in cui è prevalente l'assenza di piogge. Quindi mantenere anche aree protette attraverso investimenti di natura ambientale permette di ottimizzare al massimo la capacità di captare acqua per garantire la sua distribuzione in qualunque condizione e ovviamente salvaguardare la capacità del territorio romagnolo, che vive di turismo e ha un'economia che ovviamente insiste sulla qualità della vita e sulla competitività del suo sistema economico. Ecco, la garanzia dell'approvvigionamento, di avere acqua sempre, è una delle precondizioni. Grazie alla Cooperativa Atlantide, che è un partner consolidato di Romagnacque, e grazie all'attività di valorizzazione dell'infrastruttura dighe del Parco Nazionale, è stato possibile sviluppare un'attività di valorizzazione di questo territorio dal punto di vista turistico, che ha favorito posti di lavoro di qualità dal punto di vista del consolidamento occupazionale, ma anche dal punto di vista del fatto che insomma siano stati assunti ragazzi tutti laureati in scienze naturali, scienze forestali, biologia e altre naturalmente facoltà analoghe che hanno a che fare con la valorizzazione turistica dell'ambiente e del territorio. Grazie a Idro è possibile sviluppare un'attività divulgativa con le scuole, facciamo progetti tipo Un giorno a Ridracoli che si sviluppano lungo tutto l'anno scolastico con i ragazzi delle scuole medie inferiori o delle scuole elementari, e questa attività educativa poi sfocia in un'escursione, in una visita a Idro e alla diga di Ridracoli. Poi attraverso la diga è stato possibile sviluppare tutta una serie di attività, penso ad esempio alle e-bike, penso ad esempio alle escursioni all'interno del parco che danno la possibilità di conoscere il patrimonio naturale di Santa Sofia e Bagno di Romagna, le attività con le canoe che sono molto attrattive, in particolare ad un turismo diciamo più giovane e non solo. Ecco, tutta una serie di attività, di occasioni che hanno permesso di valorizzare l'Appennino in tutte le stagioni, perché naturalmente l'Appennino è bellissimo d'estate, è bellissimo in primavera, ma è attrattivo anche in autunno e in inverno.